Ciao amici YouTube, benvenuti a questo appuntamento. Io sono Astro e come al solito voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono, grazie come al solito. Oggi andremo a vedere quali saranno i transiti planetari più importanti del mese di luglio. Come potete leggere dal titolo, andremo a dividere i mesi, quindi da ora in poi i mesi saranno i primi 15 giorni del mese e poi i restanti 15 giorni. Quindi vedremo un po' dal 1 luglio al 15 luglio come sarà. Poi ripeto, intorno all'inizio di luglio lascerò il prossimo video dove vi parlerò della fine di luglio. Questo anche perché ci sono tanti transiti importanti e secondo me è bene concentrarli in un unico video e poi insomma a metà mese e poi il prossimo. Allora andiamo a iniziare subito con questo mese di luglio che devo dire è abbastanza infuocato, soprattutto la prima settimana. Devo dire che il grande problema della prima settimana è Marte. Marte che proprio il 1 luglio farà un'opposizione a Saturno. Marte si trova in questo momento nel segno del Leone e proprio il 1 luglio si scontrerà, farà proprio un'opposizione perfetta con Saturno in Acquario. Questa opposizione devo dire che è un'opposizione abbastanza forte, dobbiamo fare molta attenzione alle nostre frustrazioni e soprattutto alle delusioni in questo momento, perché potrebbero esserci dei momenti in cui, secondo me, alcuni istanti di impazienza potrebbe portarvi a degli attacchi molto forti. Fate attenzione alle persone maliziose intorno a voi o che non siete voi a essere maliziosi e soprattutto di non danneggiare la vostra reputazione e la vostra carriera. Ci possono essere sfumature karmiche dietro l'invidia, l'odio, la gelosia di persone intorno a voi. Forse non ve ne eravate resi conto o comunque lo sentivate, ma questo momento potrebbe essere il momento in cui vi rendete conto che questa persona forse non potrà più far parte della vostra vita. Vi dico di più, poi vedremo segno per segno, ma in particolar modo fate attenzione insomma agli amici in questo momento, perché Saturno transitando proprio nel segno del sociale potrebbero insomma uscire fuori persone che in realtà non sono proprio tanto amiche. Questa energia però è un'energia molto calda, è un'energia che comunque in qualche modo spinge anche a lottare su qualcosa. Quando c'è uno scontro così forte, diciamo, tra titani, bisogna uscire fuori. Quindi mi raccomando, dovete bruciare un po' questa vostra rabbia nel modo possibile, attraverso la determinazione, il voler raggiungere un obiettivo, cercare di essere seriamente utili in quello che si sta facendo. Bruciare energie significa anche attività fisica, quindi esercizio, nuoto, corsa, allenamento. Durante questo momento devono essere assolutissimamente effettuate, soprattutto nella prima settimana del mese. È possibile evitare quindi che questa energia sia così distruttiva, sostanzialmente attraverso un'attività produttiva, ovviamente. Quindi pazienza, autodisciplina, ferma determinazione, soprattutto sui risultati che vogliamo arrivare, gli obiettivi che vogliamo avere. Quindi affilate bene i vostri coltelli, però mi raccomando non usateli. Il 4 luglio un altro transito di Marte è importante perché Marte sempre in Leone, visto che è così infuocato questo Marte, farà una quadratura con Urano che si trova in Toro in questo momento. Però è vero che questo Marte dà veramente un grande impulso e soprattutto questa quadratura darà un grande impulso di liberarsi dalle restrizioni e ribellarsi anche alle autorità, alle questioni che riguardano, insomma, soprattutto alle gerarchie che in questo momento qualcuno sta vivendo. La tendenza quindi è quella di agire in un modo che probabilmente molto avventato, quindi fate molta attenzione alle conseguenze perché può portare comunque dei conflitti e degli sconvolgimenti proprio nella vostra vita. La consapevolezza di questa energia dinamica può invece portare a scoperte creative, a una vita personale rinvigorita, quindi a delle novità che possono veramente aiutarvi. Dovete quindi durante questa quadratura trovare un'area della vostra vita in cui potete fare a pezzi le regole e divertirvi un poco. Poi vi dirò segno per segno su quali sono gli aspetti più importanti. Non frenate questa energia. Se avete un posto di lavoro strutturato e gerarchico, allora secondo me dovreste trovare diciamo, uno sbocco creativo a livello anche sociale, perché probabilmente vi state un po' annoiando con questo tipo di lavoro. Quindi fate uscire un po' quel pazzo creativo che avete in voi, fate uscire un po' quella persona innovativa,
da questo ambiente sicuro, da questa zona di comfort, trovate degli hobby. Questo è un momento dove bisogna essere diversi dalle altre persone. Questo è un momento in cui la mentalità deve essere aperta, dovete uscire fuori da ogni situazione, non vi preoccupate se sembrate dei ridicoli, ma il vostro obiettivo è quello proprio di essere proprio spensierati, forse anche spesso pericolosi per il sistema, però è sicuramente una visione originale, creativa, questo sarà molto importante. Durante questo periodo, per esempio, possono avvenire delle scoperte scientifiche per puro caso, no? La serendipity. Quindi è molto probabile che durante questo momento possiamo scoprire cose che fino a questo momento non avevamo pensato minimamente di fare, anche di noi stessi. Potreste essere però un po', potrebbe mancarvi un po' la concentrazione durante questo periodo, quindi magari cercate di aiutarvi attraverso delle sveglie, degli orologi, mettetevi l'agenda perché sarete molto molto fosi e questo Marte è molto forte, un Marte è molto ribelle in questo segno del leone. Il 7 luglio avremo un alto transito che devo dire che è ancora un po' pesante perché Venere farà un'opposizione, Venere in questo momento si trova anche lei nel segno del leone e farà un'opposizione anche lei a Saturno. E devo dire che questa è una posizione abbastanza forte perché questa è una Venere che si trova costretta purtroppo a rivedere alcune cose della vita amorosa, costretta a capire quali siano le cause limitanti di questa sofferenza, probabilmente che sta affliggendo, no, in questo momento. Questo non è sicuramente un momento per iniziare a frequentare persone che non sono consone al nostro modo di essere, perché se questa persona già non vi piace, se già sentite che una persona, non lo so, lo sento a pelle che, però magari proviamoci, no, è sbagliatissimo, durante questo periodo non andate contro il vostro principio. Potrebbe essere anche un momento in cui fare per esempio per i figli attenzione ai genitori in questo momento perché potrebbero essere un po' pressanti, un po' potrebbero essere situazioni particolari con la madre in particolar modo. Cercate di essere responsabili anche sulle questioni di lavoro durante questa opposizione di Venere e Saturno, perché questa è un'opposizione dove per esempio ci vuole forza di volontà, molta più forza di volontà per superare forse delle difficoltà relazionali con i vostri colleghi di lavoro. Questo per esempio è un buon momento per lavorare su tutto ciò che riguarda l'organizzazione di un'azienda o una preparazione di qualcosa. Potrebbe essere il momento dove magari vi viene richiesto di pagare alcuni debiti perché Saturno è la struttura, quindi cercate di organizzare bene questo momento perché potrebbe essere il momento ideale forse per dire da questo momento in poi inizio a pagare quello che devo pagare. Se siete per esempio dei soggetti che sono spesso tendenti a stati depressivi, allora cercate di trovare il modo per combattere questa vostra depressione allontanando forse delle persone vicino a voi che non vi stanno dando proprio delle grande spinta. Questa opposizione ovviamente riguarderà soltanto un periodo perché poi il giorno dopo, scusate, il giorno 10 avremo una luna nuova nel segno del cancro che è completamente bella, completamente diversa come transito. Questa luna nuova riguarda in particolar modo le nostre partnership, le nostre relazioni, il nostro famoso compromesso. È una luna nuova nel segno del cancro, bella, molto spirituale devo dire, soprattutto per l'astrologia perché si riferisce proprio al cambiamento positivo, alla libertà, la maggiore consapevolezza di se stessi. Questa luna nuova è associata molto spesso alle relazioni, al compromettersi con una persona o a compromettersi anche con cause fisse che in qualche modo porteranno veramente ad un nuovo inizio. Un altro effetto importante durante questa luna saranno sicuramente la voglia di rimettersi nuovamente in gioco con i propri sentimenti. Sarà un'influenza molto positiva
che per esempio da Urano in questo momento, con questa luna che dà la consapevolezza, l'intuizione, l'inventiva per superare qualsiasi tipo di problema. Come ben si sa, le lune che sono congiunte al Sole in questo momento rappresentano l'inizio di un ciclo nuovo di 28 giorni, quindi un'esplorazione nuova verso l'energia, un inizio, un equilibrio nuovo, una nuova consapevolezza. L'unico aspetto che devo dire è che Venere in questo momento sarà un po' molto attiva durante questa luna e come ben sappiamo la Venere e la Luna viaggiano diciamo sulle stesse onde, tra virgolette, parlano un po' sempre dei sentimenti. Abbiamo visto come Venere farà un'opposizione a Saturno, quindi questa potrebbe essere un'opposizione che ripagherà comunque alcuni aspetti della nostra realtà. Vediamo pure come Venere in questo momento sarà quadrata anche ad Urano, poi farà una quadratura, quindi un altro scontro con Urano e questo però Urano in questo caso dà una spinta, una libertà proprio a essere più liberi, ma la cosa più bella è che Venere il 13, e poi lo vedremo, porta un desiderio maggiore perché Venere si congiunge a Marte, al suo amato Marte, e questo è veramente un aspetto interessantissimo. La luna nuova, tra l'altro, farà un bellissimo sestile a Urano, porterà veramente dei grandi cambiamenti, quindi dal 10 in poi sentitevi anche più stimolati nella libertà di essere, sganciatevi un po' da questo vostro passato, cercate di non essere sempre così troppo ortodossi sul vostro passato, liberatevene, cioè siate più consapevoli in questo momento, che forse ci sono cose che in realtà vi tengono strette, ma non siete voi, quindi trovate veramente nuovi modi di fare le cose che possono veramente portare ad una maggiore efficienza, soprattutto su voi stessi. Il giorno 11 Mercurio entra in Cancro, questo è anche un bel, l'11 luglio Mercurio entra in Cancro, quindi questo è veramente anche un aspetto molto bello, molto positivo perché Mercurio finalmente parla di amore, quindi come potete vedere i primi 7 giorni, la prima settimana è abbastanza forte, piena di forse un po' anche un'energia rivoluzionaria e poi la luna nuova inizia a cambiare un po' il tutto, no? Quando questa luna nuova entra in Cancro, Mercurio entrerà anche in Cancro e tra l'altro poi il giorno 12 Mercurio farà un bellissimo, sempre in Cancro, farà un bellissimo trigono a Giove che in questo momento ancora si trova nel segno dei pesci ed è uno dei transiti bellissimi, perché questo transito solitamente porta delle notizie buone, questo è un momento ideale per la ricerca, lo studio, il socializzare con le altre persone, questo è un transito che richiede proprio un pensiero positivo, è il momento ideale per pulire, organizzare qualcosa all'interno della nostra vita, le nostre case, i nostri uffici. Pianificare, partire per un viaggio, ecco, questo è molto favorito, specialmente se i viaggi sono di lunga distanza, lo so che è difficile, ma questo potrebbe essere un momento molto importante, quindi un'apertura mentale, una visione progressiva proprio della vostra vita, che vi permetteranno proprio di scoprire o di vivere dei nuovi orizzonti che vi accresceranno soprattutto. Interessatevi alle lingue, al diritto, alla filosofia, alle religioni, all'esoterico, a tutto ciò che desiderate in questo momento, perché è un momento ideale per entrare veramente alla conoscenza di cose profonde dentro di noi. Negli affari, Mercurio in trigono con Giove, soprattutto tra Cancro e Pesce, è un bellissimo momento per entrare in trattative con persone, per firmare contratti, per contrattare qualcosa con un buon senso. Questo è un buon momento per le questioni legali, per esempio, è un periodo molto fortunato, per esempio, per il vostro livello di soddisfazione in generale. E anche qui potreste incontrare una serie di persone che vi permetteranno proprio di aumentare anche la vostra attività sociale, quindi fate amicizie durante questo periodo perché è molto interessante. Questo è il 12, poi il 13 luglio, ragazzi, Venere fa la congiunzione a Marte, il famoso bacio di Venere. È un aspetto interessante, questo è un momento in cui il desiderio di rapporti intimi aumenta, la spinta di una soddisfazione proprio a livello personale aumenta, potete diventare molto diretti in questo momento anche con le persone che state conoscendo. Ci sono conoscenze, ci sono momenti qui molto importanti, questo è proprio uno dei baci primordiali
cioè da questo è proprio il bacio tra Adamo ed Eva. Avete presente la riproduzione, il creare qualcosa? Ecco, questa è proprio un'energia importantissima. Si verrà evidenziato tantissimo il vostro lato tenero e sensuale. In questo momento ci sarà proprio la possibilità anche di trovare un amore durante questo periodo e di innamorarsi. Questo transito completerà un po' la vostra passione cruda, il vostro sex appeal, vi renderà sempre molto più attraenti, ci sarà un aumento di carisma, di popolarità all'interno dei vostri giri sociali, è un momento ideale anche per il romanticismo, per fare nuove amicizie, soddisfazioni creative soprattutto per gli artisti con questo transito. Questo è un buon momento per iniziare qualsiasi tipo di opera d'arte, che sia, non lo so, a livello fisico, pitture, libri, anche il lavoro per esempio di routine dovrebbe essere più socievole durante questo periodo, quindi è un periodo eccellente per esempio per celebrare qualcosa, un matrimonio, una festa di compleanno, un semplice aperitivo tra amici che non vedevate da molto tempo. È veramente il giorno o comunque il periodo, pensate un po' a questi giorni perché secondo me sono molto importanti, anche perché, quindi diciamo, il 12 Mercurio fa il trigono con Giove, il 13 Venere si incontra, quindi si congiunge a Marte proprio nel segno del Leone, il 15 il Sole fa un bellissimo trigono a Nettuno, anche questo è un momento di grande sensibilità e di empatia, quindi il Sole nel segno del Cancro fa un trigono con il grande amico dei pesci, che in questo momento, con Nettuno che si trova nel grande amico dei pesci. Quindi questo è un momento bello, il desiderio di unirvi alle altre persone, a organizzare qualcosa insieme, anche di volontariato. Per esempio, se fate un aperitivo, metteteci in mezzo, ragazzi, facciamo una bella colletta e aiutiamo, non lo so, l'associazione del paese. Questo vi permetterà veramente ad ampliare il vostro karma innanzitutto, aiutarvi tantissimo anche a riconnettervi con quelle che sono le vostre radici e la vostra compassione. Quindi qui c'è un desiderio durante questo periodo anche di capire in maniera molto più profonda come va il mondo, chi sono le persone intorno a noi, la voglia di stare insieme alle persone che forse dopo tanto tempo non vedevamo. Ehm, Questo trigono è particolare perché enfatizza molto anche quella che è la religione, la fede, i temi dell'esoterismo, i temi del trascendentale, e questo è per esempio un momento ideale per tutti gli argomenti che riguardano l'astrologia, i tarocchi per esempio, quindi questo è veramente un bel momento per discutere di tutto ciò. Ecco, per esempio di chi mi ascolta, dei colleghi, chi vuole fare dei corsi, questo potrebbe essere proprio intorno al 15 di luglio, potrebbe essere veramente un bel momento anche per insegnare queste arti. Per quanto riguarda invece il successo, avverrà grazie a delle persone che sono intorno a voi, rapporti umani intorno a voi. Quindi il vostro cammino sicuramente durante questi giorni vi porterà più fiducia, sarete molto più aperti. Ecco, questo sicuramente è importante da considerare. E cercate di promuovere questo transito per avvicinarvi anche comunque a un legame spirituale, a non pensare solo e esclusivamente al nostro corpo, cerchiamo di capire anche la nostra, o dare importanza anche alla nostra anima. Insomma, se poi siete su questo canale capite che per noi è importante. Bene, dopo questa piccola introduzione andiamo a vedere adesso segno per segno, andiamo a vedere come sarà questi primi 15 giorni di luglio, dall'1 al 15 luglio. Amici dell'Ariete, andiamo a vedere come sarà per tutti quanti voi questo periodo dei primi 15 giorni di luglio, dopodiché vi ricordo che farò il video dei prossimi 15 giorni. Il primo di luglio Marte, il vostro reggente che in questo momento sta transitando nel segno del Leone, farà un'opposizione a Saturno in Acquario. Questo transito, questa opposizione toccherà in particolar modo quelle che sono le relazioni con le altre persone. È molto probabile che durante questo periodo, dal primo di luglio al 10 di luglio, moltissime persone dell'Ariete conosceranno qualcuno. È molto probabile che questo sarà il periodo in cui vi lascerete probabilmente anche andare, ci potranno essere dei flirt,
delle persone nuove che entreranno nella vostra vita, però mi raccomando perché questo potrebbe essere un momento in cui forse le persone che entreranno nella vostra vita non sono in realtà quelle che voi state immaginando, come le pensate. Dietro si potrebbero nascondere delle persone che non sono realmente sincere nei vostri confronti, potrebbero essere comunque delle persone che in qualche modo forse non vi piacciono tantissimo, ma questi transiti, soprattutto Marte, che prima farà un'opposizione con Saturno, poi farà una quadratura con Urano, e anche Venere il giorno 7, che farà un'opposizione con Saturno, vi libereranno in qualche modo da alcuni blocchi emozionali, emotivi che avete avuto nell'ultimo periodo. Ecco perché le persone che conoscerete in questo momento saranno più che altro, potrebbero essere dei chiodi e schiacciachiodo, potrebbero essere delle persone che magari non ci piacciono ma nello stesso tempo noi vogliamo lasciarci andare, ci sentiremo come voler lasciare nel passato alcune situazioni che probabilmente ancora portiamo dentro. Questo però è sicuramente un ottimo momento per liberare un po' anche la nostra creatività ed esprimerla probabilmente anche alle persone intorno a noi. Sarete estremamente magnetici in questo periodo, sarete molto pronti a farvi valere. Sono opposizioni e quadrature forti, il vostro reggente lo sentirà molto, però queste sono delle tipiche quadrature che vi daranno un po' di voglia, anche un po' uno slancio per iniziare o superare qualche piccolo ostacolo che era nato proprio durante questo periodo. Gli amici dell'Ariete dovranno in qualche modo anche risanare, no? La conquista, il conquistare qualcuno, il farsi notare da qualcuno. Ecco perché proprio durante questa settimana è la settimana ideale per poter iniziare proprio questo tipo di lavoro e perché no, essere un po' più sfrontati, anche sulle questioni magari passionali. Forse abbiamo vissuto dei momenti di blocco. Questo potrebbe essere un momento magari dove per dire io mi devo lasciare andare. Ecco, fatelo, però mi raccomando le persone che conoscerete. Nell'ambito lavorativo questa prima settimana del mese sarà abbastanza complessa con le persone intorno a voi, probabilmente voi avete delle idee e le altre persone magari dicono no, questa è un'idea che non si può fare quando in realtà è molto fattibile. Il problema quindi saranno gli altri che si scontreranno probabilmente con quelle che sono le vostre ideologie, il vostro modo di pensare, le vostre idee sul lavoro. Probabilmente qualcuno vi sta richiedendo un po' più di fantasia, quindi in questo momento vi verrà chiesta più creatività, più presenza. E questo, insomma, quando a voi vi impongono qualcosa non vi piace e potrebbe succedere proprio durante questi primi 7 giorni, una situazione proprio riguardante questo aspetto. Ricordo inoltre che proprio durante il 1° luglio in particolar modo, Marte, sempre il vostro reggente, farà un trigono con Chirone che si trova proprio in voi, anche ancora diretto, che si trova proprio nel vostro segno. Quindi questo è un bel trigono, è un trigono dove dobbiamo superare qualche piccolo ostacolo, qualche ostacolo che forse non è nato per colpa nostra, ma è nato per colpa di persone intorno a noi, anche a livello lavorativo. Quindi se siete delle persone che in questo momento purtroppo non hanno un lavoro o comunque non riescono a trovare un lavoro in questo momento, lasciatevi andare perché questa settimana vi vedo combattenti, agguerriti, il famoso guerriero dell'Ariete sarà proprio dentro di voi. La settimana successiva, quindi diciamo che dal 10 al 15 più o meno, sarà una settimana caratterizzata invece da emozioni molto importanti. Saranno sono settimane che caratterizzano soprattutto la nostra casa, la nostra famiglia, il volersi riunire con alcune persone. Attenzione al pizzico di nostalgia che vivrete durante questo periodo. Forse volete abbracciare dei cari o delle persone che non vedete da molto tempo. La luna nuova del 10 di luglio entrerà nel segno del cancro e questa è una luna che farà una quadratura al vostro segno sicuramente, ma evidenzierà moltissimo il vostro quarto campo. Quindi sarà molto importante durante questo periodo parlare di quelle che sono la vostra stabilità, la vostra casa, i genitori in particolar modo in questo momento. Anche Mercurio entrerà in Cancro giorno 11, quindi potete immaginare che
Tutta la seconda prima parte del mese sarà proprio dedicata a quelli che sono dei sentimenti verso le radici, verso la nostra casa. Mercurio tra l'altro farà un bellissimo sestile, un bellissimo trigono con Giove il giorno 12 proprio durante il giorno 12 forse potrete finalmente superare degli ostacoli che sono avvenuti, per esempio con dei fratelli, delle sorelle, delle discussioni inutili che sono avvenute all'interno della vostra famiglia. Venere si congiungerà il giorno 13 con Marte, proprio il vostro reggente, nel segno del Leone. E qui ragazzi, queste sono 2 settimane che secondo me parlano di amore intenso. Io vi do una piccola dritta, attenzione ai colpi di fulmini. Vi dico attenzione perché potrebbe essere veramente un amore o comunque una persona abbastanza forte che entra, cioè sono delle emozioni abbastanza forti che entrano nella vostra vita e questa persona magari non è una persona che forse non corrisponde agli stessi sentimenti nei vostri confronti. Eh, lo capirete poi intorno al 17 quando il Sole nel segno del Cancro farà un trigono con Nettuno, sentirete, avrete la sensibilità di capire se realmente questa persona è o non è la persona che magari può far per voi. Io però vi consiglio di lasciarvi andare durante queste 2 settimane perché sono 2 settimane molto importanti per l'amore, mi raccomando. Amici del Toro, benvenuti a questo appuntamento. Andiamo a vedere anche per voi come sarà questo mese di luglio 2021, in particolar modo i primi 15 giorni. Vi ricordo che poi all'inizio di luglio pubblicherò anche i transiti del fine mese, quindi gli altri 15 giorni. Allora, per voi parte un po' particolare questo mese perché purtroppo Marte che si trova nel segno del Leone farà una quadratura con la vostra decima casa, quindi tra la quarta e la decima, scusatemi, in opposizione tra la vostra quarta e la decima casa. Poi troveremo anche una Venere che farà un'opposizione perfetta tra Venere e Saturno nel vostro quarto e decimo campo. Quindi è molto importante per gli amici del Toro parlare su quelle che sono le questioni casa e lavoro. Quindi mantenere una sorta di equilibrio in questo periodo con il vostro lavoro e le persone che richiedono la vostra presenza, che sia una moglie, che sia un marito, che siano dei figli probabilmente anche in questo caso, che vi stanno richiedendo più presenza all'interno della vostra vita, nella vita coniugale. E quindi mi raccomando perché questo potrebbe essere il tipico momento dove moltissimi toro tra queste 2 settimane potrebbero viaggiare per lavoro spesso, allontanarsi di casa spesso o comunque potrebbe nascere proprio durante questo periodo un'opportunità lavorativa che purtroppo non è proprio tanto consona ai vostri principi, quindi dovete allontanarvi, questa probabilmente è un lavoro abbastanza impegnativo, dove non sentirete la presenza o non sentirete magari il fatto che vi stia dando una sorta di stabilità, qualcosa trema nel cielo, cioè c'è qualcosa che bisogna essere modificato in questo periodo, soprattutto il 4 di luglio dovete fare molta attenzione perché Marte farà una quadratura ad Urano che si trova nel vostro campo e quindi questo è un po' uno slancio che è un buon momento per lasciarsi andare, per prendere qualcosa di petto, però fate attenzione perché sarete molto irruenti, quindi le persone intorno a voi probabilmente sentiranno di questo vostro modo di agire nella vita e di conseguenza potrebbe creare degli scontri con ciò che siete le persone intorno a voi. Non parlo soltanto di amore, parlo anche di persone intorno a voi, quindi famiglie o persone che comunque volete bene. Altra cosa importante, tutta la documentazione in questo periodo a livello proprio legislativo per ciò che riguarda la casa, quindi le tasse, le bollette, qualsiasi cosa deve essere rivista e rivalutata. Forse c'è da tagliare un po' le spese, quindi è molto importante che in questo periodo capite per quale motivo io sto spendendo così tanto. È un cielo però molto rivoluzionario per voi, nel senso che secondo me i Toro stanno uscendo da una zona di comfort, stanno uscendo un po' da quelli che sono gli schemi preconcetti
e state riscoprendo un'altra identità in questo periodo. E quindi credo che sarà per voi veramente molto vantaggioso, molto favorito anche questo cielo così forse un po' agitato. Le questioni sentimentali, proprio parliamo di persone che vivono con un compagno, che hanno una relazione, devono essere più caute, perché voi in questo periodo avrete la tendenza di dire le cose in maniera molto forte, forse anche stabilire un po' i vostri principi e la persona a fianco forse probabilmente vi dirà no, aspetta un attimo, stai esagerando. Quindi non esagerate nell'esprimere, non esagerate di dire cose perché forse non è neanche il caso di farsi mille problemi. Sapete però che state cambiando qualcosa nella vostra vita e forse uno degli aspetti che dovete seguire e dovete cercare di valutare attentamente saranno proprio le comunicazioni, il modo in cui vi state esponendo, perché forse avete tutta la ragione del mondo, anche sul lavoro, però queste cose, cioè il modo di comunicarle, secondo me deve essere magari rivalutato attentamente, soprattutto intorno al 10 quando abbiamo la luna nuova in cancro. Qui è una bella luna, toccherà tantissimo la vostra immaginazione, la conversazione con persone nuove, l'aprirsi magari a delle grandi opportunità anche lavorative. Ecco, il 10 è molto favorito per la firma dei contratti, abbiamo anche Mercurio che ormai ha lasciato la sua ombra, la sua zona di ombra, quindi in questo momento è veramente importante fare quel passo nuovo verso delle novità proprio che riguardano il CE, i contratti, che riguardano proprio il vostro aspetto lavorativo, perché anche Mercurio entrerà in cancro. E il giorno 12 Mercurio farà un trigono con Giove. Questo trigono sarà veramente importante per tutti quanti voi, per le associazioni, le collaborazioni, ma anche le nuove amicizie, per esempio, le nuove conoscenze. Quindi tutta diciamo, la seconda settimana di luglio, dal 10 al 15, sarà estremamente favorita per le associazioni, per le conoscenze nuove, per persone che entrano nella vostra vita, forse anche per puro caso. Il 13 luglio, quando Venere incontrerà Marte nel segno del Leone, questo è un momento dove probabilmente moltissimi tori avranno il desiderio di chiarire il proprio punto di vista all'interno di una famiglia. Quindi questo potrebbe essere un momento dove molte persone, per esempio, inizieranno a progettare una convivenza, un matrimonio, e qui ci sarà proprio la voglia di convivere o la voglia di amare una persona stabile. Avrete tante persone intorno a voi che vi chiederanno la stabilità. Forse voi sarete leggermente instabile queste 2 settimane, però vi renderete conto chi sono le persone realmente che amate o che vi amano, perché saranno quelle persone che riusciranno a starvi dietro in questo periodo. Quindi mi raccomando, l'unico aspetto che io vi consiglio di tenere sotto bada, diciamo, è un po' il vostro modo di esprimervi, perché potrebbe sembrare un po' duro in questo periodo e voi non lo siete solitamente, anche se siete davanti ad una nuova persona. Va bene? Alla prossima, Toro. Amici dei Gemelli, andiamo a vedere anche per voi come saranno questi primi 15 giorni di luglio. Vi ricordo che poi faremo un video con gli altri giorni rimanenti, quindi dal 15 al 30 di luglio. Gemelli, questa prima settimana, per esempio, dal primo al diciamo 7 di luglio, tutta la vostra terza casa sarà abbastanza movimentata, quindi le comunicazioni, le persone intorno a voi, probabilmente sarà un momento di grande lavoro, quindi per le persone che lavorano soprattutto con altre persone, nel parlare con altre persone, credo che sia veramente un momento importante perché avrete molte cose da fare. Non dovete fermarvi questa prima settimana perché questa sarà la settimana in cui i gemelli saranno pieni di forse anche un po' vitalità, avete tanta voglia di scoprirvi, di conoscere persone nuove, avere a che fare con persone completamente diverse da voi. Mi viene da pensare ai lavoratori che lavorano nel mondo del marketing o comunque con i clienti, avranno veramente tanto a che fare con le persone intorno a voi. Quindi
ovvio, questo potrebbe causare piccole stanchezze, forse potrebbe causare anche piccoli blocchi nel dire ma forse questo che sto facendo non è il momento giusto o non è la cosa giusta, ma è soltanto una piccola crisi passeggera, dopodiché vi passerà tutto ciò. È interessante perché questi transiti toccheranno anche un po' la vostra 12ª casa. Quindi guardatevi un po' dentro. Ho sentito qualcuno che mi diceva: no, ma noi basta sta guardarmi dentro, sono stanca di guardarmi dentro. Eppure dovete imparare a fare questo, amici dei gemelli, perché dovete ascoltare un po' più queste vocine che avete. Voi tutti abbiamo un intuito molto forte, ma spesso voi non l'ascoltate perché siete il segno del sociale, del parlare, del comunicare, però secondo me è arrivato il momento anche di guardarvi un po' dentro. Per esempio, questi transiti potrebbero rappresentare magari delle persone che iniziano a studiare quelle che sono le arti nuove, quindi degli studi nuovi, tutto ciò che è la legge, la filosofia. Chi deve fare degli esami o chi deve fare dei concorsi, per i gemelli questo è un momento molto molto bello, molto importante. E sì, forse ci sono questioni da risolvere durante questo periodo, però le risolverete in modo diverso. Basta parlare con le persone in maniera, come posso dire, ehm, non so, avete sempre assecondato tutti e adesso magari non asseconderete più, cioè cambierete completamente il modo di esprimervi con le altre, con le persone intorno a voi. Nella seconda settimana invece dovete un po' fare attenzione alle questioni economiche, le spese che potrebbero esserci all'interno della vostra casa. Quindi attenzione a tutto ciò che riguarda manutenzioni, spese extra, soprattutto nel vostro ambiente familiare, nella casa. E questo però è veramente un buon periodo per tutti i gemelli che non hanno lavoro. Questo potrebbe essere veramente un ottimo periodo per i gemelli che devono mettersi nuovamente in gioco. La prima settimana è una settimana fantastica per il lavoro, avete probabilmente bisogno di mettere dei soldi da parte, iniziare proprio un piano per mettere i soldi da parte. Questo potrebbe essere un periodo dove firmare dei contratti nuovi con dei clienti nuovi, o se non avete lavoro potete trovare veramente un ottimo lavoro, iniziare un lavoro nuovo. Mi raccomando, fatevi bene i conti, non fatevi prendere in giro, valutate attentamente qualsiasi minimo dettaglio riguardante proprio questo aspetto, perché questo sarà un momento molto importante e da qui si riparte anche a livello proprio pratico economico su alcune cose che erano state sottovalutate probabilmente nell'ultimo periodo. Sull'amore credo che ci siano delle comunicazioni nuove con persone nuove, indubbiamente. Prima però dovete fare un discorso importante ad una persona che secondo me è necessario un po' allontanare dalla vostra vita. Forse questa persona non vi sta permettendo di avanzare o non vi sta facendo vedere, diciamo, quella luce o quella serietà, no? Che magari in qualche modo molti di voi stanno ricercando. Se siete single, ma anche che non siete single, è molto probabile che inizierete a comunicare con persone nuove, a chattare, conoscere persone nelle applicazioni, e questo vi permetterà anche di avanzare un po' in conoscenze, forse molto importante. Attenzione alle persone dell'estero, o persone che magari non sono proprio di qui perché, non lo so, in qualche modo vi colpiranno in questo periodo. In particolar modo fate attenzione proprio nel giorno tra il 13 e il 15 di luglio, perché questi sono due momenti in cui forse qualcuno di voi tenderà a sentire la necessità di vivere una relazione stabile o sente che questa persona probabilmente è una persona stabile. Attenzione pure alle persone che conoscerete perché questo potrebbe essere veramente un momento dove conoscete delle persone benestanti che vi possono, non so, che vi tratteranno veramente bene. Quindi lasciatevi andare anche voi. Amici del cancro, andiamo a vedere come saranno questi primi 15 giorni anche per voi, quindi dal 1 di luglio al 15 di luglio. Innanzitutto tantissimi auguri, buon compleanno a tutti i cancro che in questo periodo compiono gli anni, perché questo è un momento importante, il sole insomma sta transitando proprio nel vostro segno, questo è il vostro periodo. Allora, la prima settimana è una settimana in cui dovete rivalutare attentamente i rapporti e le questioni con
il denaro, i soldi, quindi partiamo subito con i soldi. La prima settimana è importante, soprattutto se avete dei debiti, se state aspettando dei pagamenti o dovete fare dei pagamenti. Questa è una settimana dove dovete assolutissimamente fare insomma un piano ben strutturato su questo aspetto, perché forse anche qualche prestito o qualcuno che vi dovrà dare dei soldi, finalmente insomma qualcosa si può sbloccare durante questo periodo, però mi raccomando dovete essere molto presenti e fatevi bene anche i conti con i soldi che state guadagnando e quelli che state spendendo, perché questo è una settimana forte, una settimana dove forse avete delle spese extra e vi state rendendo conto che state buttando un po' i soldi in maniera superficiale su cose che probabilmente non sono proprio necessarie, diciamo, in questo preciso momento. Ehm, Altre però cose importanti, sempre sui soldi durante questa prima settimana, possono essere finalmente dei lavori o delle associazioni che si sciolgono in questo periodo. Forse all'interno dell'azienda dove state lavorando maturerete un buon ruolo o addirittura potreste cambiare di dipartimento, ma non per screditarvi, anzi no, credo che qualcuno ha voglia proprio di lasciarvi andare, di farvi crescere all'interno di questa azienda, perché soprattutto il 4 luglio sarà una data importante. Mantenete sempre la calma, però, perché comunque sono sempre delle quadrature, però questo è un momento importante dove la vostra posizione all'interno dell'azienda può essere veramente importante. Voglio chiudere l'azienda, non mi trovo bene, ma questo bisogna farlo, però potrebbe essere una settimana buona, però mi raccomando perché qui dovete chiudere tutto in maniera cioè, fatto veramente bene. La seconda settimana, sempre sull'aspetto lavorativo, è una settimana di novità, quindi una volta che vi siete un po' riorganizzati si riparte da zero. Cominciate a mettere i soldi da parte, iniziate a pensare o a valutare qualche corso di formazione per voi stessi, in particolar modo intorno al 12, quello è un periodo veramente importante perché in questo periodo nasce proprio la voglia per moltissimi dei cancro di crescere, diciamo, a livello proprio professionale, quindi qualche corso potete investire su qualcosa del genere. Andiamo a parlare sull'amore. Allora, la prima settimana è la tipica settimana in cui tantissimi di voi avranno veramente voglia di stabilirsi, di voler trovare una stabilità su quelle che sono le questioni proprio relazionali, sentirete proprio la voglia di vivere una coppia, cioè conoscere qualcuno, guarda, potrebbe essere qualcuno del passato questo periodo, potrebbe tornare una persona del vostro passato, potrebbe essere per una persona che torna e potrebbe far finta di risparire nuovamente in questa settimana. Potrebbe esserci un messaggio importante durante questa settimana. In realtà questa è una settimana che secondo me prepara dall'1 al 7 quella che è la prossima settimana, dall'8 al 15, perché la settimana dall'8 al 15 per voi è la settimana ideale per l'amore. Io ve lo dico, questa è una settimana dove abbiamo veramente dei transiti importanti. Il 10 abbiamo la luna nuova, sempre in cancro, l'11 abbiamo Mercurio in cancro, il 12 abbiamo Mercurio in cancro che fa un trigono con Giove in pesce. Il 13 sulla vostra seconda casa cadrà questa congiunzione tra Marte e Venere nel segno del Leone, nella seconda casa è la stabilità, è la voglia comunque di anche le cose materiali probabilmente, ma solitamente anche la stabilità. Quindi questo potrebbe essere veramente una settimana importante dove lasciarvi andare. Quindi se nella prima settimana sentite quella sorta di inquietudine, questa è la settimana dove approfondire di più delle conoscenze e delle amicizie particolari. Nella prima settimana potreste conoscere qualcuno a livello sessuale, la vostra ottava casa è molto aperta in questo momento, è molto rivoluzionaria, no? In questo momento, quindi mi raccomando, poi questa persona che magari incontrate solo per una notte, la settimana dopo potrebbe diventare una persona interessante. Magari non l'avevate valutata attentamente, forse è una persona che si attaccherà a voi, che avrà voglia di vivervi in qualche modo, quindi non sottovalutate anche magari questa conoscenza. Devo dire che sono 2 settimane importanti, stabili, mi raccomando, cercate veramente di fare le cose ben organizzate durante
questo periodo. L'unica cosa, le questioni ereditarie di casa e di soldi devono essere rivisitate attentamente, perché questo è veramente un momento bello per ripartire da zero, soprattutto dal 10 luglio in poi. Amici dei Leoni, andiamo a vedere come saranno per voi questi giorni, i primi 15 giorni di luglio. Beh, devo dire che per voi saranno... La prima settimana di luglio sarà veramente intensa. Abbiamo tutto nella vostra prima e settima casa. Abbiamo Marte in Leone che farà una quadratura a Saturno nella vostra settima casa. Abbiamo sempre Marte che si trova nel vostro segno che farà una quadratura ad Urano il giorno 4. Il giorno 7 Venere che si trova in Leone farà un'opposizione a Saturno, quindi potete immaginare questi sono i primi 7 giorni dove da una parte si parla di rivoluzione, proprio voi dovete rinnovarvi, rivoluzionare, cambiare, però dovete farlo senza ansie, senza paure e pensando che quello che farete durante questa settimana o quello che sarete durante questa settimana lo sarete per molto tempo. Uno perché le persone vi vedranno in quel modo e in qualche modo sarà la vostra carta da visita questa settimana. Quindi è molto importante tutto ciò che fate durante questa settimana non si torna più indietro. Quindi qualsiasi scelta che farete durante questo periodo, qualsiasi conversazione che volete fare durante questo periodo, sapete che non c'è una possibilità per ritornare o per recuperare qualcosa. Pensate però che qualsiasi cosa farete sarà per una nuova vita, sarà per un nuovo inizio, per iniziare qualcosa di importante nella vostra vita. Le questioni lavorative durante la prima settimana saranno estremamente importanti, le associazioni, il presentarsi anche con un nuovo progetto, una nuova idea, le collaborazioni probabilmente durante questo periodo saranno molto influenzate dal vostro modo di essere. Quindi decidete voi, o siate i leoni forti, duri, o fate i leoni che in qualche modo sanno come agire con le persone. Perché questo è un periodo dove secondo me le persone del leone faranno vedere una parte di sé che probabilmente molte persone non conoscevano, forse più dolce, forse più, non so, più apprensiva anche. Quindi questo potrebbe essere un nuovo leone, una persona nuova. Purtroppo Marte si scontra con Saturno. Sempre sul lavoro, la seconda settimana invece riguarda il vostro destino. Questo sarà un momento proprio importante dove le scelte durante questi primi 15 giorni di luglio sono estremamente necessarie. Voi da qui prenderete il volo e andrete alla scoperta di una vita completamente nuova. Siete stanchi del passato, il passato è finito, ci avete messo una pietra sopra e da questo momento in poi le cose stanno per cambiare, rivoluzionarsi, evolversi, maturare probabilmente durante questo periodo, anche sull'aspetto lavorativo. Le idee che nascono durante la seconda settimana, quindi dall'8 al 15, sono idee estremamente importanti. Secondo me sono quelle idee che vi porteranno veramente a raggiungere una meta molto ambita. Quindi, vi ripeto, non c'è nessuna via di ritorno, ma c'è soltanto davanti a voi una strada bellissima. Quindi cercate di mettere veramente in pieno e focalizzarvi a ciò. Adesso parliamo di amore. Allora, la prima settimana è dura e forte, è una settimana dove molti di voi probabilmente si troveranno a lasciare un partner, a dire basta ad una relazione, a dimenticare completamente una persona. Perché? Perché io devo avanzare, perché io valgo molto più di te o valgo molto più di questa stupida relazione, diciamola così, mettendo in caso che sia una stupida relazione. Voi sarete le leonesse, i leoni che hanno voglia di vivere da soli, di vagare per la savana e scoprire posti nuovi e andare oltre. Non ci sono limitazioni, in particolar modo il 4 luglio vi sentirete stretti, in quei giorni vi sentirete stretti, dite, no, io qui c'è qualcosa che mi sta per esplodere. Allora, non reagite male,
però questa sensazione di sentirsi chiusi dentro una gabbia, perché Urano sta spingendo in questo momento, dovete considerarla e quindi magari agire di conseguenza su voi stessi. Inoltre Venere, che si trova proprio nel vostro segno il giorno 7, farà un'opposizione con Saturno, quindi se vi sentite stretti è probabile che la vostra relazione è entrata in una zona di comfort, in una routine, quelle che ammazzano le relazioni, che dovete in qualche modo cambiare. Io però la amo, non la voglio lasciare, io lo amo ma non lo voglio lasciare, ma non lo devi lasciare allora a questo punto, però cambia. Cambiate, date un po' di vitalità a questa relazione, mettete un po' di amore in ciò che fate e attenzione alle gelosie in questa settimana, perché sarete estremamente gelosi. Quindi io ve lo dico, questa settimana è dura. Sta seconda settimana invece riguarda un po' più quello che voi volete fare nella vostra vita, quello che dovete cambiare dentro di voi stessi nelle relazioni, nel porsi con le altre persone. Attenzione perché durante la seconda settimana qualcuno del passato ritorna sicuro. Qualcuno si farà sentire e se non si farà proprio, se non sarà proprio un ritorno fisico, il vostro pensiero tornerà a questa persona, tornerà a quello che è stata la vostra vita. Sarete molto malinconici durante questo periodo e in particolar modo il 13, quando Venere incontra Marte, il famoso bacio di Marte e di Venere si avrà proprio nel vostro segno. Questo è un inizio nuovo di amare se stessi e di amare la persona che è intorno a noi o la persona che ci piace, ma anche le persone intorno a noi. Cioè, questo è una concezione nuova, un nuovo concetto di amore che state maturando e che dovete considerare attentamente. Per i single la seconda settimana è molto meglio. La prima settimana secondo me conoscerete qualcuno che vi farà perdere la testa, avrete voglia di conoscere tanta gente, ma nella seconda settimana, in particolare tra il 12 e il 15, scusatemi, tra il 12 e il 15, sono, è una settimana, sono giorni veramente ottimi per le conoscenze, ve lo dico già, anche se vi piace qualcuno, volete parlare con qualcuno o incontrare qualcuno, quelli sono i giorni più importanti. Mi raccomando, Leone. Amici della Vergine, bentornati a questo appuntamento. Andiamo a vedere quindi anche per voi come saranno i 15 giorni, i primi 15 giorni di luglio 2021. Dopodiché uscirà un prossimo video nei primi giorni di luglio con i prossimi 15 giorni, quindi dal 15 al 30 luglio. E cosa c'è da dire? La prima settimana, dall'1 al 7, è una settimana particolare, molto introspettiva, dove moltissimi amici della Vergine devono in generale cambiare qualcosa, forse la vostra routine non è proprio così perfetta come pensavate. Voi che siete tanto amanti delle routine, forse secondo me questa non è la routine giusta, dovete aggiustare qualcosa. Aggiustare qualcosa perché ho la sensazione che qualcuno si sta sentendo stanco, si sente un po' consumato e vi posso assicurare che questa stanchezza è dovuta al fatto che voi tutti i giorni fate sempre la stessa cosa e non state mettendo nulla di nuovo nella vostra vita. Fare sempre la stessa cosa per voi vergine è bellissimo, ma in questo periodo secondo me invece no. In questo periodo forse introdurrete nella vostra quotidianità qualcosa di nuovo, qualcosa che vi porterà in qualche modo a scoprire anche un po' qualcosa che forse non avevate pensato prima e che vi darà, non so, una voglia anche di rimettersi nuovamente in gioco. Sulle questioni invece, nella seconda settimana, ecco, abbiamo la luna nuova in cancro nel vostro 11° campo, quindi la seconda settimana sarà importantissima, quindi dall'8 al 15 sarà estremamente importante per le questioni che riguardano le altre persone, le relazioni, le associazioni, altre persone in vista. Forse qui dovete anche cambiare un po' quello, state frequentando forse persone pesanti, persone che non appartengono al vostro ciclo, al vostro circolo più ormai, non avete più stimoli con queste persone o addirittura durante questa settimana molti di voi penseranno di far parte proprio di un gruppo di persone nuovo che vi darà stimoli nuovi e questo potrà aiutarvi veramente tanto, soprattutto per ciò che riguarda non so, le terapie olistiche, le ricerche,
la scienza, la medicina, tutto ciò, tutto questo aspetto secondo me sarà molto importante. Se dovete fare delle visite durante questo periodo è buono, molto buono, soprattutto il giorno 13. Tra il giorno 10 e il giorno 13 sarà interessante farlo. Perché lo dico delle visite? Perché la vostra sesta casa è molto evidenziata durante questi 15 giorni. Quindi anche gli aspetti della salute dovete valutare attentamente, perché forse, ripeto, questa routine sta creando dello stress, o sta creando un po' di apatia dentro di voi stessi, quindi cercate di riprendervi magari con un percorso nuovo che potrà aiutarvi proprio a sciogliere un po' questi nodi che avete dentro di voi. Sul lavoro, la prima settimana è interessante, ripeto, perché è una settimana dove forse dovete fare anche qualcosa di nuovo o qualcosa addirittura che voi avete già fatto, avete già pensato, e questa volta però dovete essere proprio in grado di poter dimostrare le vostre capacità. Se non avete lavoro, io vi consiglio di parlare con i vostri ex colleghi di lavoro. Fategli un messaggio, diteli come state, invitateli per un caffè, ma senti, ma tu sai per caso di qualche lavoro in giro? Perché secondo me tra questi colleghi si nasconde una persona che può darvi veramente degli ottimi indizi. E se ci sono questioni riguardanti i documenti, attenzione a qualcosa che non avete fatto bene in passato. Qua potrebbe arrivarvi qualcosa che dite no, caspita, lo sapevo che avrei dovuto farlo diversamente. Parlate bene con i commercialisti durante questa prima settimana. Durante la seconda settimana favoritissime sono le associazioni con persone nuove o nuove associazioni. Quindi, sempre sul lavoro, se volete parlare o avere un'idea di creare un'associazione intorno a voi, voi della Vergine, ottima questa settimana. E se c'è un progetto che volete portare a termine o avete un'idea nuova, condividetela con qualcuno del vostro stesso intorno che vi può dare delle grandi dritte proprio per poter andare avanti su questo progetto in maniera proprio ben fatta. L'amore, allora amici della Vergine, voi nell'amore qui, voi siete sempre molto meticolosi, avete sempre le vostre stesse strutture, fate sempre un po' le stesse cose, quindi io vi consiglio un attimo di cambiare cosa, perché un po', insomma, di cambiare un po' il disco, perché ho la sensazione che qui ci sono persone intorno a voi che vi dicono sì, tu mi piaci, però non lo so, ti vedo che non sei molto attiva o che non che sei un po' noiosa forse, quindi attenzione a questa noia che potreste trasferire, che poi magari non lo siete, però molte persone magari potrebbero pensare questo. Ecco perché vi sto dicendo cambiate un po' il vostro routine, soprattutto durante la prima settimana. La prima settimana, per esempio, potrebbe essere la settimana del passato, questa 12ª casa che insomma viene illuminata con questi scontri. Attenzione a dei litigi che avete già avuto in passato con la vostra coppia, possono ritornarci nuovamente, un po' perché siete voi che siete un po' ossessivi su questa cosa, e un po' perché per puro caso passa la ex del mio fidanzato e a te ti viene la gelosia. Ecco, queste situazioni così che sono particolarmente forti. Lavorate però tantissimo se siete in coppia sulla sessualità, in particolar modo durante i primi giorni del mese. Può aiutare tanto sperimentare qualcosa di nuovo, perché Marte farà un trigono con Chirone, quindi questo toccherà proprio la vostra ottava casa. E questo trigono è un po' una salvezza, quindi lavorate attentamente cioè nel senso, introducete un po' un'arte sensuale diversa nella vostra coppia per non cadere sempre nelle stesse cose. La seconda settimana invece è una settimana dove dovete lasciarvi un po' più andare. Se avete discusso nella prima settimana probabilmente per questioni che riguardano la vostra vita sempre troppo monotona, la seconda settimana andatevi a fare un viaggio, recuperate un rapporto o comunque uscite, perché questo è un momento dove bisogna forse magari parlare con altre persone, essere probabilmente anche un po' più aperti con le persone intorno a noi, organizzare una cena, soprattutto intorno al 10 sarebbe bello organizzare una cena, e rivedere delle persone che non state vedendo da molto tempo, scrivetelo quel messaggio a quell'amica che non sentite da tanto, cioè senti tu, io e tuo marito andiamo, non so, per il quartetto famoso, no? E datelo a fare, perché questo potrebbe essere, a voi piacciono queste cose, quindi secondo me potrebbe aiutarvi veramente tanto. I single, credo che la seconda settimana è più bella per voi, per conoscere persone nuove, in particolar modo con la luna nuova, quindi il giorno 10 luglio. Tra il 10 e il 13 luglio è un bel momento, secondo me, per
lasciarsi andare, parlare con persone nuove, conoscere persone. Tra l'altro, guardatevi intorno agli amici degli amici o gli amici dei miei cugini, dei miei fratelli, perché questo potrebbe essere il momento in cui magari si scopre una persona interessante. Il giorno 13, attenzione alla malinconia di qualcuno del passato, perché potreste sentire quella, "Ah, no, sento questa persona, ho visto questa persona, insomma, cadere su questa situazione. Quindi la seconda settimana per il singolo è sicuramente più importante. Bilancio, andiamo a vedere come sarà per voi invece questi primi 15 giorni di luglio. Anche a voi vi ricordo che poi i primi di luglio uscirà un altro video dove parleranno dal 15 al 30 luglio. Allora, diciamo, questo è un periodo dove secondo me sarà importante aprire gli occhi sulle conoscenze nuove, in particolar modo nell'ambito lavorativo o comunque le persone che sono intorno al vostro lavoro possono essere delle persone utili per poter farvi superare probabilmente anche alcune cose del vostro passato o alcuni legami che avete ancora con il vostro passato. Allora, iniziamo sul lavoro. La prima settimana sul lavoro devo dire che sarà intensa. Attenzione ai nemici nascosti, ai colleghi poco chiari, alle persone che vogliono in qualche modo mettervi i bastoni fra le ruote perché voi valete di più rispetto agli altri. Questo è un periodo dove è meglio non fidarsi tantissimo perché comunque Marte fa delle opposizioni a Saturno. Allora, è bene ridefinire i rapporti. Quando siamo sul lavoro diciamo guardate, meglio non parlare troppo, non stare troppo sul cellulare o magari non parlare di un'altra persona. Non fidatevi durante questa prima settimana perché è una settimana intensa, forte, dove anche le persone vicino a voi che possono sembrare degli ottimi colleghi possono andare un po' di testa, possono farsi uscire delle chiacchiere che magari non si aspettavano, e magari insomma uscire qualcosa che probabilmente dovete fare attenzione su questo. Sempre sul lavoro durante questo periodo però devo dire che dovete essere un po' più creativi, soprattutto se non avete lavoro durante questa settimana, perché qualcuno vi sta chiedendo un po' più di presenza, forse siete un po' mosce in questo periodo, a livello lavorativo stanche probabilmente, e quindi avete un po' tutti gli occhi addosso, avete quella sensazione che tutti quanti vi stanno giudicando o criticando. Quindi questa è la settimana dove sentirete questo piccolo disagio a livello lavorativo. La seconda settimana invece è una settimana importantissima, dove bisogna cambiare atteggiamento completamente, soprattutto dal 10 in poi, quando la luna nuova cadrà proprio nel vostro decimo campo. Quindi lì dovete assumere un atteggiamento nuovo. Le lune nuove iniziano dei cicli nuovi, quindi devo essere un'altra persona. Forse anche Mercurio poi entrerà in cancro, quindi forse sono io che veramente in quella settimana ho sofferto di qualche stanchezza, di qualche pesantezza, quindi da questo momento in poi forse ci sono delle grandi opportunità, e, insomma il gruppo vi vedrà nuovamente come siete. Ottima dal 10 al 15 le nuove occasioni lavorative. Ottimo, questo è un periodo fantastico se non avete lavoro. Quindi mi raccomando, ma proprio tutti i giorni dovete bombardare di curriculum chiunque e non trovate scuse e non trovate limiti. Perché questo potrebbe essere magari un limite vostro. Ah no, ma io lì, voi siete ogni tanto così, no? E allora devi dargli la scossa, no? Ascolta, fallo, cioè provaci. Perché secondo me questo è anche un momento dove abbiamo bisogno di metterci proprio in gioco nuovamente, senza avere paure, senza pensare a quello che potrebbe poi succedere quando ancora non abbiamo manco iniziato. Ecco, questo è un atteggiamento giusto da dover tenere. L'amore, allora, bilancia. La prima settimana dovete fare un po' attenzione, scusate se dico sempre attenzione, cioè, tra l'altro una mi ha scritto dici sempre attenzione, perché sono transi, quando ci sono quadrature, quando ci sono opposizioni non è che dico ah che bello andiamo a passeggiare nei campi, no, insomma sono sfide, quindi questo è un momento dove forse bilancia, bisognerà, allora uno voi dovete tenere in mente che fare attenzione perché potreste conoscere qualcuno anche se avete già un rapporto, quindi questa è una settimana dove forse potrebbero nascere delle simpatie particolari per delle persone vicino a voi, forse anche del lavoro, quindi se non siete fidanzati va benissimo, se siete single è bello, ma se avete qualcuno questo è proprio un cielo di tradimento che potreste farlo voi oppure dovete fare molta attenzione alle persone intorno a voi.
Come vi dicevo degli amici nascosti sul lavoro, qui ci sono anche delle situazioni nascoste nelle relazioni. Aprite gli occhi, forse ci sono cose che non sono state dette, oppure fate un po' attenzione perché qualcuno vi potrà venire a dire: ah, sai che tuo marito o tua moglie mi ha parlato di te. Allora, pensateci due volte prima di sboccare, diciamo, di gridare, andate e dice: lo so che l'hai fatto perché avevi bisogno anche tu di sfogarti, quindi magari l'hanno fatto in questo modo, quindi trovate un compromesso su questo aspetto. Questa settimana, tra l'altro, dovrà essere un po', secondo me è meglio durante questa settimana lasciarsi andare con persone nuove o comunque anche persone che ogni tanto sentite. Che ne so, vi sentite con quella persona ogni tanto e vi vedete, lasciate soprattutto il giorno 4. Il giorno 4 sentirete una passionalità pazzesca. Quindi chi c'è, chi se ne frega, non venite giudicati da nessuno. La settimana successiva invece è una settimana un po' più stabile, forse non parla tanto di amore, a meno che non sia il giorno 13, quando Venere e Marte si baciano nel segno del Leone, quindi nel vostro 10° campo. Guardatevi intorno, soprattutto i single, perché tra tante persone che forse frequentate, fate le scemotti e non vi rendete conto, quella persona lì potrebbe essere seriamente un amore. Quindi aprite bene gli occhi durante questo periodo, perché secondo me si nasconde una persona interessante. E vi dico tra l'altro che Chirone inizierà la sua retrolazione, quindi comunque già al giorno 15 già sentirete quella sensazione di dire: c'è qualcosa che qui mi devo rimettere in gioco nuovamente. Quindi questo potrebbe essere un ottimo periodo per i single soprattutto, ma anche dico sempre anche per chi è in coppia. Amici dello Scorpione, andiamo a vedere come saranno questi 15 giorni anche per voi, dall'1 al 15 di luglio, quindi la prima settimana di luglio, poi posterò anche dal 15 al 30 luglio. Allora, amici dello Scorpione, voi nella prima settimana avete una settimana intensa sul lavoro, devo dire la sincerità. È una settimana dove dovrete avere a che fare tanto sul lavoro, sarete molto stanchi probabilmente anche sulle questioni lavorative e questo vi farà un po' pensare anche su come state prendendo questa routine lavorativa, forse in maniera estremamente... voi siete molto responsabili sul lavoro, siete forse uno dei segni che ci tenete tantissimo anche alle questioni proprio lavorative, però siete stanchi, questo è un periodo molto stancante, secondo me avete anche un po' voglia di cambiare su alcune cose. Se potete prendervi una settimana di vacanza, dall'1 al 7 secondo me è la settimana ideale per stare in casa, lavorare sulle questioni, le faccende di casa e magari passare più tempo proprio con voi stessi o con la propria famiglia o con le persone più care. Questa è la settimana tra l'altro inoltre per eh, cambiare qualcosa all'interno della vostra casa. Per esempio, se volete imbiancare, se volete cambiare i mobili, se volete spostare, dare un colore nuovo alla casa, è ideale questo momento perché è come se dovete rivoluzionare un po' la vostra energia. Io vi consiglio durante questa settimana di prendere tutte le cose rotte, vecchie della vostra casa e buttarle, perché non ve ne farete nulla e secondo me non vi aiuterebbero mai a stare proprio con un'energia che secondo me vi sta bloccando anche su qualcosa. Ripulite tutto, facciamo i minimalisti. Voi siete ottimi per fare i minimalisti, tra l'altro. Questa settimana è una settimana anche dove, per esempio, c'è un vero che per voi di nostalgia, di tornare a casa, di abbracciare qualcuno della vostra casa, non lo so, i propri genitori, per esempio, mi viene a pensare ai genitori anziani, e questa è la settimana dove avete voglia proprio di stare con loro, quindi magari organizzate un fine settimana per stare con loro e se non l'avete li sentirete tantissimi durante questo periodo. La seconda settimana è una settimana invece che si apre con una luna nuova, il giorno 10, dall'8 al 15, però il giorno 10 secondo me è il giorno più importante perché questa luna nuova si aprirà nel segno del cancro, quindi in trigono con il vostro sole, un bellissimo trigono nel vostro nono campo e devo dire che questo è un campo come al solito molto spirituale, del trascendente, di tutto ciò che riguarda il mistico, ma anche degli spostamenti, dei viaggi, le questioni legali per esempio. Soprattutto chi deve partire, deve farsi i documenti, questo è un momento importante per farlo,
chi ha bisogno di farsi un passaporto, dei documenti di identità, questo è il momento ideale per poterlo fare, per esempio. Vedete che le cose si aprono in maniera molto importante, insomma. Sul lavoro credo che questo potrebbe essere una settimana dove potete trovare dei lavori con l'estero o con ciò che riguardano le lingue, per esempio le lingue straniere, o comunque un lavoro con persone magari che vengono da altre nazioni e questo magari potrebbe integrare o facilitare il vostro rapporto di lavoro. Se non avete lavoro, iniziate a chiedere magari un po' lontano da casa vostra, cioè forse dovete spostarvi leggermente un poco. Per l'amore, come vi dicevo, la prima settimana è molto nostalgica, è una settimana dove abbiamo voglia proprio di casa e di conseguenza molti scorpioni, soprattutto i singoli, avranno voglia di magari iniziare qualcosa di serio, no? Ecco, qualcosa, qualcuno forse della vostra vita, del vostro passato che ha creato veramente delle questioni importanti. La seconda settimana invece secondo me è molto più importante sull'amore, credo che questo potrebbe essere un momento di forse conoscere qualcuno nuovo o se la persona è lontana, perché è tutto in una casa, credo che questo è un momento dove finalmente potete avere il modo di chiarire su alcune situazioni e potrebbe rappresentare anche un viaggio, voi che vi spostate insieme per fare un viaggio e per creare insomma durante questa settimana un nuovo rapporto tra di voi. Il Sole farà un trigono con Nettuno proprio durante il 15, questo sarà veramente un momento importante perché farà anche trigono al vostro Sole. Quindi credo che questo sarà il momento dove finalmente qualche sogno si realizzerà nella vostra vita e quindi credo che qualcosa di importante durante questo periodo succeda. Altra cosa, quando Venere bacia Marte il giorno 13 luglio, la vostra decima casa sarà molto illuminata, quindi va bene le questioni di lavoro, quindi qualcuno finalmente intorno al 13 riceverà una risposta lavorativa, finalmente qualcosa di importante potrà succedere, ma sull'amore la casa decide rappresenta la stabilità un po' come la seconda casa, quindi è proprio probabile che durante questo periodo o durante proprio questo giorno si decide qualcosa di importante, si può comprare una casa, una convivenza, andare a sposarsi, insomma questo possono essere passi molto molto importanti. Amici del Sagittario, benvenuti a questo appuntamento. Oggi andremo a vedere come sarà per voi questo mese di luglio 2021, in realtà i primi 15 giorni di luglio 2021, dopodiché, come ho già detto negli altri segni, faremo un altro video dal 15 al 30 di luglio. Allora, amici del Sagittario, questa prima settimana di luglio, dal 1 al 7, sarà molto interessante. Ho la sensazione che avete voglia di libertà, avete voglia di riscoprire nuove strade, nuovi percorsi. Ho la sensazione che moltissimi di voi inizieranno dei corsi, addirittura nuovi percorsi che vi aiuteranno anche a diventare qualcuno nella vita. Quindi molto favoriti sono le persone che stanno studiando, che vogliono intraprendere una carriera nuova, non lo so, concorsi pubblici o magari studiare su qualcosa per accrescere le conoscenze all'interno della vostra carriera, ma anche della vostra vita personale, perché in realtà sta cambiando qualcosa all'interno della vostra vita personale, molti di voi lo stanno sentendo questo cambio, hanno bisogno di apprendere qualcosa di nuovo e stanno sentendo proprio la necessità e sentiranno la necessità, gli amici del Sagittario, di spaziare magari in campi, ambiti nuovi della propria vita. Direi che la parola magica in questo periodo sia la libertà per voi, la libertà e la conoscenza di luoghi lontani, di posti lontani o forse magari la voglia anche di cambiare casa, di cambiare posto di lavoro per poter sperimentare qualcosa di nuovo, la voglia di allontanarsi da un posto per forse riavvicinarsi alle proprie radici, soprattutto nella seconda settimana, questo mi viene da pensare. Questo è un periodo importante dove purtroppo finisce un ciclo e quindi in particolar modo dalla luna nuova in Cancro il 10 luglio inizierete proprio a dire basta, qualcosa di che forse senza
questioni negative, ma semplicemente perché qualcosa in realtà non va più, è finita, non credo che possa più andare avanti. Ecco perché da questo periodo in poi credo che moltissimi di voi si troveranno proprio a fare dei nuovi passi, ad iniziare qualcosa di nuovo nella propria vita, che vi porterà a curiosare proprio dentro ad ambiti che sono completamente nuovi. Quindi state curiosi, mi raccomando, per questo periodo perché è molto importante. La prima settimana andiamo a vedere sul lavoro. La prima settimana devo dire che, come vi ho già detto, qui c'è bisogno di conoscenze nuove e c'è bisogno soprattutto di sistemare le cose pratiche, documenti, pagamenti. Se volete viaggiare durante questa settimana è molto favorita. Mi raccomando però tutte le documentazioni per viaggiare, quindi il visto, piuttosto che il passaporto, piuttosto che le certificazioni nuove che ci sono. Controllate bene il tutto perché proprio durante questo periodo sento in voi quella voglia proprio di spingervi verso qualcosa di nuovo, verso nuove conoscenze. Credo che viaggerete anche proprio per lavoro. Questo è un momento ideale, per esempio, se siete all'interno di un'azienda, di fare dei corsi per voi privati. Se invece state cercando lavoro, credo che il lavoro non è nella zona dove state cercando voi. Dovete spostarvi un poco, dovete muovervi, viaggiare, fare pendolari e quello vi permetterà comunque di aprirvi a delle nuove opportunità. Nella seconda settimana fate attenzione ai prestiti, ai soldi, se dovete dare dei soldi a qualcuno, è arrivato il momento magari di rimettere un po' un planning su quello che devono essere i soldi da restituire. Questo è un bel momento, per esempio, anche per dire basta ad una situazione, un atteggiamento che abbiamo all'interno dell'ambiente lavorativo, per poter imporre magari un nuovo modo di essere. Il giorno, credo, più favorito anche per le questioni di lavoro sono il 1 di luglio e il 4 di luglio, anche molto interessante come momento, perché qualcosa all'interno della vostra routine quotidiana cambierà e devo dire che anche intorno al 12-13, questi sono giorni veramente importanti dove finalmente capite cosa dovete fare. La cosa importante in questo periodo è avvicinarvi magari nei luoghi che conoscete e che sentite casa. Ecco, quando vi sentite in un luogo a casa, quello è il luogo dove dovete stare. Sull'amore e persone dell'estero, stranieri, persone che parlano altre lingue o che sono lontani da casa vostra, questi possono essere conoscenze importanti e interessanti. Nella seconda settimana invece direi di iniziare proprio a pensare di convivere con una persona, di creare qualcosa di importante. Indubbiamente dal 10 in poi dovete però eliminare dalla vostra vita qualcuno del passato, dimenticarvi di una persona se questa persona non c'è più, e dimenticare quella sensazione di abbandono, lavorare proprio su questa paura dell'abbandono, del rifiuto, per poter lasciarvi andare molto su persone nuove. Se avete già qualcuno, la seconda settimana sarà importante per chiarificare o chiarire dei nuovi passi all'interno della vostra relazione. Vi ricordo che dal 10 in poi ci sarà una grande passionalità nella vostra vita e questa passionalità sarà evidenziata ancora di più proprio intorno al 13, dal 10 al 13 secondo me sono giornate dove vi sentite estremamente carichi di una passione, forse con una persona nuova magari, perché no, anche se siete in coppia fate attenzione perché questo potrebbe essere un piccolo tradimento. Se siete singoli invece datevi da fare perché questo è un periodo interessante, un periodo che va alla scoperta di persone nuove, di realtà secondo me anche nuove e se siete in viaggio questo potrebbe essere veramente il periodo dove magari conoscere qualcuno proprio durante questo viaggio. Attenzione perché questa persona vi rimarrà in testa per molto tempo perché secondo me nascerà proprio un bel feeling. Amici del Capricorno, vediamo come saranno questi primi 15 giorni di luglio del 2021. Vi ricordo che poi a inizi luglio caricherò anche il video per i prossimi 15 giorni. Allora, Capricorno, la prima settimana dall'1 al 7, devo dire che una casa, insomma, le case colpite saranno soprattutto la casa numero 8. La casa di fine e inizio, quindi sapete perfettamente che da questo momento in poi, in particolar modo sulle questioni lavorative, economiche o materiali,
dovete dare un po' una fine a qualcosa per poter finalmente iniziare qualcosa di nuovo. Questo è il momento dove rivalutare attentamente alcuni aspetti importanti della vostra carriera, della vostra stabilità professionale. Per voi è molto importante tutto questo. Allora, da questo momento in poi si iniziano dei percorsi che in qualche modo dovranno essere poi seguiti e che vi daranno l'opportunità anche, per esempio, di mettere tanti soldi da parte, o comunque persone che hanno dei debiti di pagare questi debiti, persone che vi devono restituire dei soldi durante prima questa settimana. Secondo me è molto importante proprio lavorare su questo aspetto. Questa settimana, dall'1 al 7, sarà una settimana importante anche per risanare qualcosa all'interno della famiglia. Se ci sono state discussioni, se ci sono stati problemi proprio riguardanti l'eredità o magari se ci sono state delle situazioni critiche, credo che proprio i primi giorni di luglio sono dei giorni importanti per rimettersi in gioco. Allora, cosa bisogna fare in questo caso? Se siete uomini soprattutto, corteggiare nuovamente la vostra donna, cercare di creare delle situazioni romantiche che vi permettono in qualche modo di ristabilire quel rapporto, no, importante che era nato. Durante questo periodo qui sarà anche importante fare dei regali, regalare qualcosa a qualcuno o è possibile che riceverete anche voi dei regali molto importanti. E da questo momento in poi quindi capire che forse non è finita al 100%. Se ci sono situazioni invece vecchie del passato che ci stiamo ancora portando, tagliamo questi rami secchi perché credo che non vi porteranno da nessuna parte. La seconda settimana invece è tutta amore. Credo che sia una delle settimane secondo me più importanti per gli amici del Capricorno, anche se avete quasi tutti i pianeti in opposizione in questo momento, però tutto evidenzia la necessità del Capricorno di iniziare a capire quali sono i sentimenti più importanti da mantenere e da portare avanti. Da questo momento in poi moltissimi Capricorno avranno la possibilità di farsi perdonare, avranno la possibilità di ricreare qualcosa di importante all'interno della propria vita o del proprio condizione familiare. E anche sul lavoro, per esempio, se siete stati leggermente assenti nell'ultimo periodo, durante questa seconda settimana, quindi dall'8 al 15 di luglio, è il momento per rimettere un po' in ordine questioni lavorative che avevate tralasciato, ma non per qualcosa, perché semplicemente avete avuto un periodo un po' caotico, forse un po' disordinato. Ecco perché vi si sta chiedendo in questo momento di essere più ordinati e di riaggiustare qualcosa di nuovo. Quando Venere e Marte si incontreranno nel vostro ottavo campo, sarà un momento importante per ridefinire completamente le questioni sentimentali. Infatti l'amore per la prima settimana sarà tutto un gioco di parti. Voi dovete essere forse le persone che se vi dovete far scusare, dovete essere pronti proprio anche ad accettare forse una sconfitta, senza nessun tipo di risentimento su questo aspetto. Se invece c'è qualcuno che volete conquistare o che dovete perdonare voi, fatelo, perché questo vi permetterà nuovamente di rimettere in gioco questo rapporto che forse sarà un po' chiuso nell'ultimo periodo. Ovviamente questo è un periodo dove le cose devono comunque finire, quindi questo atteggiamento non dovete più averlo se volete riniziare da capo. Certi discorsi non devono essere ripresi se volete andare oltre. Se invece la cosa è finita completamente, pensate che non ne valga più la pena, sistemate bene, soprattutto nei divorzi, perché questo potrebbe essere una settimana o un periodo dove si può divorziare con alcune persone, sistemate bene l'eredità, le questioni che riguardano proprio il materiale, le questioni di casa, l'eredità, perché potrebbe essere il momento in cui vi viene richiesta una maggiore attenzione su questi temi. La seconda settimana invece, come vi dicevo, è tutta amore, quindi anche per le persone single credo che questa sia la settimana ideale. Quindi abbiamo fatto per i single per esempio una settimana dall'1 al 7 dove abbiamo dovuto dimenticare qualcosa del passato, un dolore, una sofferenza, abbiamo risistemato un po', messo ordine su questo tavolo che è la nostra vita sentimentale. Adesso riorganizziamo, ci rimettiamo nuovamente in gioco. Io credo che la passione che potrà nascere intorno al 12-13 con una persona, questa persona potrebbe essere una persona molto interessante per la vostra vita.
Quindi, insomma, lasciatevi anche andare. Solitamente la vostra freddezza è ben conosciuta, quindi lasciatevi andare. Anche se siete in coppia, questo è un momento dove secondo me la passionalità sarà al massimo, perché proprio il giorno 13 ci sarà il famoso bacio tra Marte e Giove. E questo secondo me è un aspetto importantissimo dove dovete riscoprire all'interno anche delle vostre relazioni o della vostra vita di coppia l'importanza del sesso, quindi mi raccomando, aggiusta tutto. È come se fosse una cura per tutti quanti voi. Belle queste 2 settimane Capricorno, mi raccomando mettetecela tutta anche ad abbandonare cose che non vi servono più. Questo sarà importantissimo. Amici dell'Acquario, andiamo a vedere anche per voi come saranno i primi 15 giorni di luglio 2021. Vi ricordo che all'inizio di luglio poi posterò i prossimi 15 giorni, quindi dal 15 al 30 di luglio. Allora, amici dell'Acquario, voi la prima settimana sarà abbastanza forte perché avrete le quadrature di Marte con Saturno, di Venere con Saturno che si trovano proprio nel vostro segno. Io però non mi spavento di questa quadratura così, di questa quadratura no, opposizione così tanto, perché in realtà qui questo Marte in Leone vi sta spingendo a fare delle scelte molto importanti. Lo sto dicendo da molto tempo che questo acquario per da qui ai prossimi 3 anni, con Saturno nel segno, avrà la necessità di fare grandi, grandi cambi strutturali nella propria vita. Moltissimi di voi lo stanno facendo perché purtroppo sono successe situazioni che vi hanno portato a fare quella scelta, perché purtroppo non c'era altra scelta, altra via, o altra soluzione, o semplicemente avete portato un cambio nella vostra vita e vi siete, diciamo, accomodati con quello che la vita vi sta dando. Andiamo più a fondo, perché secondo me questo essere, cullarvi in questo momento, secondo me non è l'atteggiamento giusto di molti acquario. Gli acquario devono essere leggermente un po' più attivi durante queste settimane e devono leggermente più far valere e parlare in maniera chiara, essere molto più presenti e far valere la propria personalità, il proprio essere e innanzitutto mettere dei puntini sulla I. Cullarsi in un luogo, cullarsi in una situazione, credo che queste 2 settimane non ve lo permetterà più. Ecco perché molte situazioni verranno smascherate, molte situazioni forse non saranno quelle che pensavate e qui, onde evitare delle delusioni o onde evitare degli atteggiamenti dove le persone possono puntarvi il dito contro, cercate di evitare di arrivare fino a questo, durante queste settimane, ad essere così, forse delle volte un po' imprudenti. Saturno non si trova benissimo in questo momento perché sta facendo una lotta continua con quelle che sono le emozioni vostre, ciò che volete. Anche Venere in quel momento si sta per scontrare con Saturno, quindi la prima settimana sarà una settimana molto intensa. Però vi dico una cosa, quando Marte farà una quadratura con Urano, in quel caso sapete perfettamente come risistemare le cose. Se durante questa settimana avete lo stimolo di tornare a casa o di partire o di cambiare casa, se avete lo stimolo di dire che io non sto bene in questo luogo, iniziate a lavorare su ciò, perché credo che la chiave fondamentale per moltissimi di voi è proprio questa, il rimanere o mettere radici in un luogo, in un posto dove probabilmente non è quello che stavate pensando. Se siete arrivati o approdati in questo posto perché magari, non lo so, vi è successo qualcosa, avete perso il lavoro e siete andati a vivere dai genitori, per esempio, beh, non pensatela come una cosa così tanto negativa. Rivalutate attentamente questo aspetto, forse magari all'interno dovevate lavorare un po' risparmiando qualcosa, forse dovevate fare tanti 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 passi e fino a questo momento li avevate sottovalutati, un po' per superficialità, lo devo dire. Nella seconda settimana dobbiamo cambiare proprio rotta, dobbiamo iniziare seriamente a mettere qualcosa di nuovo all'interno delle nostre giornate, dobbiamo iniziare seriamente a capire dove possiamo arrivare,
dobbiamo mettere in considerazione anche la nostra vita, la nostra salute psichica, la nostra vita amorosa, insomma, qui bisogna lavorare tanto su quelle che sono delle nuove strutture. Gli scontri che abbiamo avuto nella prima settimana vi hanno fatto cadere tantissime infrastrutture, tantissimi pilastri probabilmente, che nella seconda settimana è ideale per poter rimettere in gioco qualcosa di nuovo. In particolar modo il 10 luglio, quando la luna nuova nel segno del Cancro illuminerà la vostra sesta casa. E questa luna nuova vi darà l'occasione proprio di stabilire delle nuove regole che devono essere costanti durante un buon tempo. Nella prima settimana il lavoro credo che andrà abbastanza bene, però attenzione ai rapporti con le altre persone, perché potreste peccare un po' di arroganza. E altra cosa, attenzione se all'interno dei vostri lavori ci sono degli interessi con alcune persone, perché durante questa settimana potrebbe nascere qualche interesse. Qualcuno dei vostri colleghi può invitarvi per un caffè e questa cosa, insomma, dovete tenerla un po' sott'occhio perché potrebbe creare degli scandali. Nella seconda settimana invece è proprio arrivato il momento di inserire dentro la vostra routine cose nuove anche all'interno di rapporti. Il vostro compagno e la vostra compagna stanno gridando, forse dicendo cosa facciamo di nuovo in questa vita, perché ti sei abbassato con queste energie. Insomma, pensatela anche su questo aspetto. Ovviamente durante il periodo, quando Mercurio farà un trigono con Giove, il 12 potrebbe esserci delle buone opportunità lavorative, sicuramente tutte le 2 settimane sono buone le opportunità lavorative, però questo è il periodo intorno al 12-13 dove le situazioni lavorative e contratti sarà molto buono. Una cosa è single. Il giorno 13 tenetelo sott'occhio, perché questo illumina proprio il vostro settimo campo, questo bacio famoso tra Venere e Marte nel segno del Leone. Quindi tenetevi sott'occhio queste date o vicino a queste date, che è il 13 luglio, perché se siete single potete incontrare veramente qualcuno di importante. Amici dei pesci, andiamo a vedere come saranno questi primi 15 giorni del mese di luglio 2021 per tutti coloro che hanno il sole e l'ascendente o il segno lunare nei pesci. Vi ricordo che poi nei primi giorni di luglio pubblicherò poi gli ultimi 15 giorni, quindi dal 15 al 30, quindi andiamo a vedere dal 1 di luglio al 15 giugno quali sono i transiti più importanti per voi. Devo dire che la prima settimana dall'1 al 7 è una settimana molto importante, dove probabilmente moltissime persone sentiranno quella necessità di sanare qualcosa all'interno della propria vita quotidiana. Probabilmente qualcuno eliminerà proprio delle situazioni molto pesanti. Potrebbe essere la settimana ideale, per esempio, per smettere di fumare, non bere più, mangiare bene, fare una buona dieta. Insomma, avere proprio cura del proprio corpo perché capirete perfettamente che sì, tutti voi pesci sapete che abbiamo un'anima e voi ne avete un'anima meravigliosa, ma credo che capirete anche l'importanza del corpo e di inserire una routine buona. Proprio giorni fa parlavo con un'amica di pesci, dicevo guarda devi iniziare forse a meditare, devi iniziare forse a fare dello yoga e credo che questa sarà la settimana ideale per moltissimi di voi per iniziare proprio qualcosa di nuovo che vi possa aiutare non soltanto a livello spirituale, mentale, ma anche fisico. Il fisico sarà importante durante questo periodo, infatti la prima settimana sarà ideale, quindi dall'1 al 7 per fare delle visite, per mettersi in ordine, per visitare un dietologo, chiunque esso sia, anche uno psicologo sarebbe ideale se avete proprio bisogno e avete avuto degli stati d'ansia molto forti nell'ultimo periodo. Questo è un momento dove si cambia rotta durante questa settimana, vi sentirete nuovi, avete voglia di riniziare proprio dal vostro corpo, da voi stessi. Basta il pesce che si piange addosso, basta i viaggi che sprofondano all'interno del nostro segno nettuniano. Abbiamo bisogno da questo momento in poi di valutare attentamente quella che è la priorità nella nostra vita, ossia la salute psichica e mentale. La prima settimana sarà anche caratterizzata da buone opportunità lavorative, forse però saranno abbastanza pesanti queste, nel senso sarà un lavoro che non è facile da portare avanti, quindi possibile che sia un lavoro fisico abbastanza importante, anche per esempio le commesse che devono stare in piedi tutto il giorno, insomma potrebbe pesare questa situazione, il barista, il muratore, insomma sono situazioni lavori che secondo me richiedono corpo, forza. Una cosa importante,
Questa settimana le collaborazioni con i vostri colleghi al lavoro saranno forse più importanti di ogni cosa. Attenzione ovviamente se ci possono essere magari delle cose del passato che non si sono risolte con queste persone, perché probabilmente durante questo periodo può ritornare insomma quella sorta di fastidio, di rabbia, di rancore che qualche vostro collega del passato abbia avuto con voi. Però saranno favoritissime le collaborazioni nuove con persone nuove. La seconda settimana, poi parliamo dell'amore, la seconda settimana invece è una settimana interessante perché parla di una spinta nuova, una creatività nuova, di normale, perché se iniziate in una settimana a stare, dopo 7 giorni già sentirete una buona energia perché avete iniziato e introdotto nella vostra vita una routine sana. E quello vi aiuterà tantissimo a portare avanti. Dal 10 all'8, proprio il giorno 10, scusatemi, dall'8 al 15, la settimana sarà caratterizzata da una vostra quinta casa molto illuminata, sia dalla luna nuova il giorno 10, proprio con nel segno del cancro, in trigono al vostro segno, sia un bellissimo Mercurio in cancro che farà un trigono con Giove che si trova proprio nel vostro segno e sia con un Sole in cancro che fa un trigono a Nettuno nel vostro segno. Quindi potete immaginare questa è una settimana favolosa per voi. Siete quasi un po' i protagonisti di voi stessi in questa settimana, quindi sarà importante amare se stessi, il proprio corpo, essere pieni di vita, quindi datevi da fare durante questo periodo, perché secondo me proprio durante questo periodo, siccome la quinta casa è la casa della creatività, del savoir-faire, del saperci fare nella vita, dei figli, quindi è molto probabile che i figli anche saranno interessanti avere proprio dei rapporti belli con loro proprio durante questo periodo, ed è anche la casa dei flirt, quindi i nuovi amori, le nuove persone, probabilmente queste sono persone che arrivano da posti lontani o comunque persone che poco avevate pensato ultimamente perché non lo so, non erano più il vostro intorno, però guardatevi intorno perché questa settimana potrebbe essere una settimana veramente interessante per le conoscenze. La quinta casa sono veramente le conoscenze nuove, poi magari sono quelle non durature, però in qualche modo vi si apre anche qui insomma una buona conoscenza con altre persone nuove. Se state già in coppia, questa è una bellissima occasione per mettere un po' un pizzico nuovo di vitalità all'interno della vostra coppia. Quindi questi 15 giorni datevi da fare col vostro compagno, la vostra compagna nel creare, non so, una routine nuova, fatelo magari insieme, ecco, prendete il vostro compagno e ci andiamo a correre tutte le mattine insieme. Quello potrebbe essere veramente un modo per riunire questo vostro rapporto. Se avete storie extraconiugali, avete situazioni complicate, attenzione perché questo potrebbe essere il periodo dove vi scoccerete un po' di questa storia. Dite, forse sono un po' stanca e stufa di vivere questa realtà, voglio qualcosa di più serio. Quindi, o probabilmente potreste conoscere qualcuno e dire, ma io ho bisogno di provare qualche altra cosa. Quindi questo potrebbe anche essere la situazione giusta. Bene, come al solito vi saluto, noi ci sentiamo alla prossima.